In questo video vi portiamo all'interno di due ambienti bellissimi e anche molto differenti tra loro, tutti attorno al maestoso massiccio dello Sciliar. Nel primo saremo in quota e ci immergeremo nel suo altopiano appena innevato, passeggeremo in uno dei luoghi più iconici di tutte le Dolomiti e vi daremo tutte le dritte per il miglior percorso fotografico. Nel secondo saremo sul versante opposto, più a valle, e risaliremo all'interno di un suggestivo bosco, ancora tinteggiato dei colori dell'autunno. Tra malghe spettacolari e laghetti vi porteremo a scoprire la grotta dove ha vissuto un eremita fino a pochi decenni fa, in un'atmosfera surreale e staccata dal tempo. Ambasciatore di tutto questo tour è il Parco Hotel Florian, che con le sue meravigliose strutture ricettive ci ha accolto come in famiglia e ci ha consegnato la missione di raccontarvi il suo territorio. Quindi mettetevi comodi che stiamo per partire per una gran bella avventura e abbiamo solo 2 giorni. Pronti? Molti di voi avranno già capito dove siamo solamente dalle immagini, non c'era neanche bisogno del titolo. Siamo in un posto stupendo dove volevamo venire da tanto tempo, è uno dei posti secondo me più belli del mondo. Infatti in questi giorni siamo a Siusi allo Sciliar, proprio ai piedi del famoso massiccio in una frazione di Castelrotto, che è uno tra i posti più belli dell'Alpe di Siusi, che è l'Alpe più grande d'Europa. Questo Andre è un posto stupendo per fare le foto. E abbiamo beccato una giornata fantastica oggi perché ci facciamo una bella passeggiata in pieno clima autunnale e ragazzi, in questi giorni è anche nevicato, quindi con la prima neve, fantastico. La prima neve, Susa! Che meraviglia! Ne ha fatta un po', saranno 15 centimetri. Tango è strafelice, non si aspettava la neve, neanche noi veramente, è stata proprio una sorpresa. Il van l'abbiamo lasciato in questo ampio parcheggio, adesso semivuoto, c'eravamo noi altri 2 o 3 camper. Parcheggio 14 euro al giorno, c'era un cartello scritto a mano, anziché i 6 che avevamo visto informandoci da casa. Abbiamo cambiato un po' programma, perché dovevamo fare il giro del Monte Bullaccia, che è questa montagna qua davanti. Dovevamo andare su per gli impianti e poi fare un anello su in quota in alto. Però abbiamo cambiato programma perché siccome come vedete ha nevicato, è molto ghiacciato, su di là è ancora più alto e pensavamo di trovare una situazione ancora peggiore di questa, che già insomma di neve ce n'è, ha fatto 15 centimetri, guarda si parte. Sì, infatti questo è un po' un cambio di stagione, tante attività sono chiuse, noi abbiamo trovato una situazione, un albergo che vedrete è uno spettacolo. Comunque adesso facciamo un misto di percorsi, partiamo per il 7, poi ci colleghiamo al 6, poi al 5 e poi torniamo per il 10, quindi cerchiamo di fare questo anello sperando che sia fattibile e di vedere un po' la parte che forse è il clou, quella più nota, quella principale, quella insomma con un panorama eccezionale, ma d'altra parte anche essendo la prima volta per noi che veniamo qua mi sa che vedremo delle cose proprio belle. C'è anche una cosa da dirvi, di solito si arriva da Siusi allo Sciliar fino a qui a Compaccio con la cabinovia. Perché? Perché le macchine possono salire solamente fino alle 9. Invece in questo periodo la cabinovia è chiusa e quindi possiamo salire in macchina quando vogliamo. E anche questa, beh, insomma, è una cosa simpatica direi, perché così siamo liberi di venire in macchina. Questa è una location dove fanno sempre un sacco di foto su Instagram, Andri. Ah sì, è bella perché la neve e tutti i larici colorati ancora. Tango è felicissimo che andiamo in avascoperta a fare foto. Pazzo. Il giro che avevamo in programma dovrebbe andare su di lì a destra, sì. Susa, l'abbiamo visto, ma noi andiamo un attimo verso il 6. Andiamo su questa valle in modo da avere i 2 massicci qua un pochino più centrali e vedere. Sì. Perché lo scopo di oggi, ragazzi, non è fare tanti chilometri, ma fare tante belle foto. Sì. E poi mi sa che forse alla fine i chilometri li facciamo comunque, Susa, guarda cosa si apre di qua, bellissimo. Guarda, l'hanno appena battuta, vedi, è passato la motoslitta, l'ha un po' battuta, hanno messo i paletti e ci porta proprio in mezzo alla valle, guarda che meraviglia. Quelli sono Sasso Piatto e Sasso Lungo, sì. Vero? Sì. Ti piace qua? Va matto per la neve lui. Ah sì, si vede. Ama la neve. Ti piaci qua? Come si chiama? Tango. Tango! Tu balli tanto Sì. tu? Balla sì. Balla e fa le pirouette. E fare pirouette, no carino. Si prende le foto lui invece che l'Alpe. Hai visto? È tutto dire. Quante foto oggi? No, devo fargliela anch'io. Questa è bella, sì. La prima camminata sulla neve che scrocchia. Che bello, che bella sensazione.
Rich, è che Andri, qua c'è la forchetta e il coltello, ma ti scordi di mangiare perché sono tutti chiusi. Esatto. Andiamo a barrette oggi, ci accontentiamo. Dalle immagini, ragazzi, avete capito perché abbiamo scelto di fare questo giro invece della bullaccia? La bullaccia ce la teniamo per l'estate e lì preparatevi perché vi racconto storie di streghe che a me piacciono tantissimo. Qui ci sarebbe la malga, anzi c'è la malga ma adesso è chiusa. Con i tavoli fuori ti godi questo spettacolo. Alla fine qua è un labirinto, puoi fare un casino di strade, sono tutte che si intrecciano. Adesso noi ne abbiamo scoperta una e credo che alla fine della giornata faremo una specie di 8. Sì. E sto segnando la traccia GPS ma non credo che arrivi in fondo l'orologio, come sempre, come sapete. Come al solito. E poi è tutta distorta perché siamo appena stati fermi 20 minuti, per cui non fa affidamento sui tempi. Vedi che hanno tutti i sassi sul tetto? Sì. Andri, ma dove ti porto, Andri? Ma dove ti porto? Nell'Alpe di Susi, che quasi si usa. Quasi si usa, sì. Dove ti porto? Ci ricongiungiamo al numero 6, l'abbiamo un po' allungata e adesso andiamo a destinazione Panorama, quindi verrà fuori, come dicevi tu, un 8 praticamente. Ne valeva la pena allungarla però, vero? Direi proprio di sì. C'è un profumo di larici che mi dispiace che non riuscite a sentirlo perché è veramente intenso. Una meraviglia. Qui ci sono i proprietari di una di quelle casette stupende, capite? Stanno facendo festa. Ma che meraviglia. Perfetto, andiamo. Andiamo, ci uniamo ci alla imbuchiamo. festa. Imbuchiamoci, dai. Madonna, che profumo che arriva. Sì. Una bella grigliata hanno fatto qua. Non sappiamo più dove girarci. Si ammazza. Sì, sì, sì. Guarda, le punte gialle dei larici, gli abeti coperti di bianco. Cioè, io non lo so. Avete visto la Susa entusiasta? No, sono entusiasta perché è bellissimo. Sembrava una malghetta privata, una baita privata, una casara privata. Ma forse in realtà è un bar. Beh, ci sarebbe una cioccolata calda. Ah, che bellino, 1933. Ciao. Ma è una casetta privata o è per tutti? No, potete mangiare qualcosa, sì. Wow, c'è qualcuno di aperto allora, Sì, fantastico! No, imbriaco. Vai col vin brûlé. Sì, vado. Frega, vai. Questo brûlé è buonissimo e dovete sapere che ho traviato Andri che voleva prendersi la cioccolata e farmi passare per imbriagone con l'unico brûlé. E invece, tata, 2 brûlé. Beh, non hai fatto troppa fatica a traviarmi, No, vero? no, ma con te è facile. Sì. Belline. Mamma che buono che è. E poi ti siedi qua, invece dei telefonini, hai la tua cartina, come mi piace a me guardare le cartine. Sì, che ti rendi conto di dove sei. Io sono della vecchia scuola, mi piace troppo la cartina. Poi dovremmo essere bravi, vedi, da Panorama, arrivare alla 1, invece di continuare, tagliare questo pezzettino che non so come si chiama, Eccoci tornati al bivio. Come vedete la luce è cambiata perché abbiamo passato la bellezza di quasi 4 ore su questa zona qua sotto, tra soste e bevuta del vin brûlé. Adesso concludiamo l'otto andando su di qua e abbiamo fatto fino adesso la bellezza di 5 km e 300 metri. Queste sono nuove di zecca. Guardate questo fiorellino, questa erba secca che spunta. Sembra una ballerina brasiliana. Susa, guarda quest'altarino. Ah, vedi, sulla fiducia, bellissimo. Prendi qualche oggetto e metti dentro 5 euro. Ma dai. Guarda che bella questa cosa. Sulla fiducia, meravigliosa questa cosa. Cosa rarissima perché si basa sulla fiducia, Andri. Magari poi il bancarellista è da lontano che ti guarda col binocolo. No, non credo. È su quella casina là che se ti vede che non metti 5 euro ti schioppa addosso. No, questa è una cosa meravigliosa secondo me. Vabbè, Vedi? dai, fammela dissacrare un po', no?
Madonna, queste cose mi piacciono da impazzire. Abbiamo visto proprio Andy partire il sole da là, fare tutto il giro e adesso è là in fondo e tra un po' ci saluta. È un bel giretto. La luce ora diventa bella. Guarda, oggi siamo andati su di qui e come abbiamo detto siamo tornati giù di qua. Per la precisione sono 9 km e 300 metri. Praticamente gli stessi chilometri, ragazzi, che avremmo fatto facendo il bullaccio. Ok. Anello chiuso, ragazzi, adesso è il momento di farvi vedere un posticino spettacolare che abbiamo trovato e dove soggiorniamo in questi giorni vicino all'Alpe. A pochi passi dal centro di Siusi allo Sciliar, il Parco Hotel Florian è un rifugio davvero accogliente nel cuore delle Dolomiti e con una vista spettacolare, ragazzi, sul massiccio dello Sciliar. Alle mie spalle potete vedere Punta Sant'Ner con i suoi 2400 metri di altitudine. Direi che il punto di forza dell'hotel è sicuramente il parco, che con i suoi 5000 metri quadri è il parco più grande e più bello della zona. E questo è il punto di partenza perfetto per scoprire l'Alpe, sia in inverno che in estate. Potete divertirvi a sciare, a fare trekking, ciaspolate e soprattutto godervi anche il relax con una bellissima atmosfera familiare qui nell'hotel. E immerse nel parco abbiamo queste perle, le Floris Green Suite, che sono dei confortevoli luxury chalet che sono costruiti proprio con lo stile di casetta sull'albero. Come potete vedere sono rialzati, un po' sfalsati e i colori richiamano proprio il bosco. In questo modo si integrano perfettamente con l'ambiente. E adesso andiamo a vedere la nostra suite. Raggiungiamo il piano tramite l'ascensore. Vai. Beh, come potevamo immaginare dall'esterno, con tutte queste vetrate, l'ambiente è super luminoso. E poi c'è una grande armonia tra zona notte, zona giorno ed il bagno. Questo legno rende tutto molto caldo, ma non solo, perché abbiamo anche i tessuti, guardate anche le tende, e poi abbiamo le piastrelle e anche le pareti che richiamano proprio le tonalità del bosco. Infatti le pareti verdi mi piacciono un sacco perché creano proprio calore e relax. Bellissimo, a me piace tanto questo gioco di vetri, sembra un labirinto di specchi, guarda che bello, tra una terrazza chiusa, la vasca vista sul vetro e di là la camera, è un giochino. Una meraviglia, è un gioco. Infatti qua abbiamo la zona notte, ragazzi, un bellissimo letto matrimoniale con tante vetrate che ci circondano. E con noi c'è Tanghino, come vedete, perché il Parco Hotel Florian e le Floris Green Suite sono pet friendly. Qui i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti. Adesso facciamo vedere una cosa qui nella sala giorno che piace tanto ad Andri. Ma chicca questa, eh? Sì. Pronti? Ecco qua. Wow. Guarda che stanza. L'armadio bar con TV. Questo è quello fantastico. Stile anni 70-80 perfetto, alla James Bond, quando aveva tutto l'armadio. Sì, abbiamo gli snack, possiamo farci un caffè oppure berci un tè, oppure abbiamo quello che vuoi, Andri, dalla birra all'aranciata, qualsiasi cosa. Un gin tonic. Sì. Questo è un armadio da gin tonic, dai. Fantastica, bellissimo. Questa è veramente una chicca, E proprio qui davanti, alla zona giorno, abbiamo un altro terrazzo, ragazzi. E qui c'è quello che io adoro in Alto Adige, la vasca da bagno, che invece averla in camera, questa volta l'abbiamo in terrazzo. E qui aperto non c'è un vetro, c'è soltanto la tenda, per cui senti che arietta fresca. Sì, qua siamo proprio in terrazzo. Questo materiale plastico siliconico, bellissimo al tatto anche. Lo dico sempre, questi particolari li adoro. Sì. E qui Andri, guarda. No, qua c'è la terrazza, Sì. Va bene, che comunque e poi guarda che amaca che abbiamo qua. Questa è un'amaca sospesa, Sì. Abbiamo i cuscini, possiamo buttarli su. Ti fa la vertigine? A Ti me fa un sì. senso di vertigine? A me sì, non so a te. Immaginavo. Devo avere il cuscinotto per buttarmi dentro. Ah sì, che camuffa un po'. Sì, perché fa un certo che, però bellissima, è la prima Guarda volta che bello vedo anche visto da questa qua. cosa. Guarda che Bello anche visto da qua. ambiente splendido. E adesso vi faccio vedere il bagno perché solo lui è un'esperienza, ragazzi. Già le piastrelle le adoro, perché queste piastrelle creano dei riflessi che richiamano l'acqua e nell'ambiente ci sta benissimo. Abbiamo una sauna finlandese tutta nostra, privata, una doccia che è veramente grande e poi l'unica zona un po' racchiusa del bagno è dove ci sono i sanitari, che sono molto belli perché sono sanitari di colore nero, io li adoro.
grigio fumo scuro. Sì, sono scuri. Beh, è giusto che questa sia l'unica zona chiusa, no? Sì, giustamente, ci sta. E poi guardate qui, sempre le piastrelle bellissime, un bel lavandino con il suo specchio e uno spazio veramente grande qui. È molto curato, ragazzi, mi piace tantissimo questo ambiente. Come dicevo all'inizio, sembra di vivere quasi all'aperto, ma con tutto il comfort e il calore proprio di una suite di design, si vede in tutti i particolari. Come ti piace il buffet a te? Il cane buffet per me dovrebbero avere 7 stelle. Beh, qua ce n'è di scelta, scusa. Guarda qua. Insalate, verdure cotte, carne, prosciutto affettati, fritture, pasta, salmì. Guarda quanta roba per il buffet. Caponata, basta qua. Fantastico, questa fai già cena. Cioè, questa è una cosa che ho visto solo qua. Guardate che scelta che abbiamo di aceti e di oli. Cioè, io non ho mai visto una roba del pazzesco. genere. C'è anche Andri l'olio di sesamo, all'aglio orsino. No, non ci credo, scopriamo subito. Che linguina, Susa. Hai visto che spettacolo? Attacca, vai. Impiattamento bello. Attacca. Proprio buono. Buon appetito, Ma è Andri. incredibile che qua in montagna si trovi anche il pesce così buono. Poi che montagna. Del pesce delicato e buonissimo. Nell'Alpe di Susi, nell'Alpe di Susa. Sì. Abbiamo una minestrina, zuppa di castagne, mamma. Spettacolo, proprio autunnale, ci sta. Buonissimo. Per finire, Susa, Filetto di nasello con salsetta di lenticchie. ci dà la forza giusta perché domani ripartiamo a sorpresa domani. 3 punti di interesse. Wow, io ho un dolcetto senza panna e burro con la pasta di mandorle. Dai, te l'hanno fatto apposta. Sì, io che adoro le mandorle. Bravi, stanno attenti un po' a tutte le esigenze. Sì. Io vado dritto con una mousse. Guarda che roba. Bellissima. Sarà anche buonissima. Che sicuro. meraviglia, visto che belli anche i piatti. Buongiorno. Che bello svegliarsi e affacciarsi su questo spettacolare terrazzo che tra l'altro ci fa vedere che qua anche le mucche hanno il loro chalet panoramico. Comunque, la colazione ha lo stesso identico tenore della cena, c'è di tutto e di più. Cereali di ogni tipo, un bazar qua. Qua c'è l'angolo salato, formaggi affettati. 8 stelle anche per la possibilità di farci questo super mega centrifugato. Ma che colazione, Susa! Sì, visto che meraviglia? Sì, bello qua sotto. Oggi direi che rimaniamo a bassa quota, tra virgolette, quindi sui 1000 metri, e facciamo un bel giro d'anello perché andiamo a vedere il laghetto di Fier e poi delle belle malghette che si trovano proprio sotto il massiccio dello Sciliar, quindi molto suggestive. Sotto di noi abbiamo appena passato il paesino di Fier allo Sciliar e adesso andiamo subito verso il laghetto. Ok raga, la sbarra è su, parcheggio gratis, 6 euro risparmiati. Visto che ne abbiamo spese 7 in più ieri, si va ovunque da qua. Intanto arriviamo al nostro laghetto di Fier, in 5 minuti siamo già lì. Molto freddo, all'ombra siamo sotto zero, si congelano le mani. Sì, se vuoi ti presto i miei guanti. Dopo. Susa, non vedevamo il laghetto perché è mimetizzato, è sotto queste canne qua, ma infatti si immaginava, allora più avanti invece si vede un po' il lago, quindi andiamo a vederlo visto che siamo qui e poi torniamo indietro. Ecco il laghetto, che bellino, eh? Molto. Adesso ovviamente tutto chiuso, l'abbiamo capito. Mota, 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 guarda che brina, senti come scrocchia, bello. Parte, meglio andare dove c'è il sole, deve essere proprio bello qua quando è aperto, guarda. Che suggestivo con le nebbie là, guarda. E adesso ragazzi dal laghetto di Fier si prende sentiero numero 1 che ci porta fino a Malgatouf in circa 40 minuti. Mi piace sempre vedere cosa si ingegnano per far richiudere i cancelli. Qua hanno messo il contrappeso così, vedi Belino? Ah, bello. Semplice, geniale, guarda. Tac. Primo punto panoramico, ecco l'altro laghetto, guarda. Bellissimo, qua ci fa una foto assolutamente. Wow.
Guarda che bella questa panchina panoramica. Bellissimo. Sì. Ieri vi abbiamo fatto vedere lo Sciliar dall'alto, dall'Alpe di Susi. Oggi siamo proprio sotto. Quindi abbiamo due punti di vista differenti. Guarda che belle queste panche fatte con i rami grezzi. Allora ci hanno ricavato uno scoiattolo, ma già aveva la forma. Sì. E qua un'anatra, un cigno, cos'è? Un cigno, guarda che bello. Non c'è nessuno, tranne due runners là. Andri, che si fa? Continuiamo su questo sentiero, questa forestale per Tuf Alma 40 minuti? O prendiamo il sentiero che in 30 minuti arriviamo alla stessa malga? Taglia per il bosco? Sì. Forse questo è più panoramico e questo resta più immerso nel bosco. Sto guardando nella cartina, fa più un anellino e questo va più dritto sopra la malga. Ah, bella domanda, che vuoi fare? Mi piacciono tutti e due, Anche me. Andiamo dentro il bosco, dai. Deciso. Vai, facciamo un pochino più wild. Beh, qua gli occhiali si possono anche togliere. È un buio. Bella salita qua, eh? Sì. Qua diventa di pietra proprio. Bellino. Bella, eh? Beh, per fortuna abbiamo scelto di fare questo percorso nel bosco perché è proprio bello. È veramente curatissimo. Dovremmo esserci perché si apre una radura lì sopra, guarda. C'è anche il cancello. Sì, siamo saliti. No, già vedo. L'ultima rampetta che va su a bomba. Guarda, per deviare l'acqua sui lati. È veramente curatissimo. Tutti i dettagli. Wow. Guarda là dietro cosa si è aperto. Che colori oggi, come splendono. Mamma mia. Non è una malga, è una villetta questa. Però mi sa per dirlo anch'io. Andiamo a vedere gli animali? Sì, assolutamente. Allora, adesso ti presento le caprette. Le hai già conosciute tutte? Ora sono qua, guarda che piccolini sono. Questi posti li adoro proprio per la cura che c'è. Dopo aver visto i cammelli in Alto Adige, ho visto tutto, eh? Adesso possiamo continuare il percorso. Susa, come si fa ad andare via da qua? È come quando trovi quelle spiaggette bellissime e non puoi buttarti che bisogna andare via. È uguale, guarda. È vero. Bisogna stare a mangiare qua con questo panorama. Il problema è che siamo appena partiti, Andy, se ci fermiamo adesso io non riparto più. Sì, è vero. È un peccato non star qui. No, anche perché ragazzi, guardate, la malghetta, lo Sciliar, e guardate i larici come brillano tutti colorati, cioè è un paradiso terrestre questo. Lì i cammelli, sedie da regista, le streghe. Guarda, c'è un'altra faccia qua dietro. Le streghe sugli alberi. Intanto per sto giro mi accontenterò di questa strega. Prossima volta sullo Sciliar ne vedremo delle altre. Ciao alpaca, ciao cammelli. Ma loro stanno da Dio qua, guarda. E ci rimettiamo in marcia, purtroppo, anche se volevamo fermarci qua. Piccola notizia tecnica, siamo partiti dai laghetti a circa 1000 metri, Malga Tuf è a 1270 e adesso saliamo all'altra malga che è a circa 1360 metri. Quindi potete capire che il dislivello è abbastanza fattibile per tutti, con un massimo di 300 e qualcosa metri, quindi una cosa abbastanza semplice. Che sete grande! E adesso un po' di suspense, andiamo a scoprire una caverna. Una caverna dove abitava qualcuno. Curiosità. E non fino a tanto tempo fa. Bello, bello. Comunque sto sentiero è proprio bello. Questo si può chiamare il giro delle due malghe e poi dopo del punto sorpresa. A questo punto il sentiero entra sulla strada forestale. Sì. Quindi abbiamo fatto tutto il percorso numero 1. Per tornare, ragazzi, prendiamo l'8. Quindi andiamo giù per questa. Sì, esattamente. Adesso arriviamo alla malga che ci manca. Sì. Deve essere vicina ormai però. Penso che sia qua dietro. Cioè, capire qual è la più bella è dura, eh. No, non me lo far sentire. Non me lo dire, Susa. Devi tenere duro, eh. Devo tenere duro? Sì, perché bisogna fare altre cose. Poi mamma mia, severa. Poi ci fermiamo alla fine. Sì, adesso ci fermiamo, non ci alziamo più. Avete capito che generale che è la Susa? Non si può mangiare, non bere. No, ci fermiamo adesso, no? Perché visto che bello. Che atmosfera. Signore e signori, benvenuti a Dofferalp. Sì. C'era
anche un altro anello se si voleva fare, si andava giù per Umels, il numero 3, e si ritornava ai laghetti. Noi invece dobbiamo fare l'8 perché c'è una cosa da farvi vedere. C'è una cosa molto curiosa. Sì. Ma quanto è curiosa? Tanto. Curiosissima. Con tutti i fiori come curata. Internet. Ma è bravo anche il cane, Sì. però. Ma lui Tranquillo. vorrebbe giocare Sì, con... sì. Perché è abituato con la gattina che abbiamo che gioca. No, E ma lui, si vede che tutti gli proprio- animali vorrebbe, per lui sono un gioco. Bene raga, siamo venuti giù da qui e adesso proseguiamo dritti come abbiamo detto prima. Stiamo scendendo a bomba da un po' e qua se alzi la testa ragazzi, guarda qua che roba che si vede. Ci siamo praticamente. Ah, e lì vedo una piccola deviazione. Forse lì, Ragazzi, siete pronti? Andiamo a vedere la grotta Mig. Dovete sapere che qui ci ha vissuto un eremita, Franz Mig, fino a quando è morto nel 1977. Praticamente Mica tanto tempo fa. no, 48 anni fa. È incredibile, andiamo a vedere. Non potevamo non farvi vedere questa cosa. Franz Mig. Beh, aveva trovato un posto vicino all'acqua anzitutto. Sarà da Dio qua. Beh, da Dio non lo so. No, diciamo per È l'acqua. impressionante pensare a queste cose è pazzesco, perché poi in epoca completamente moderna, o no? Sì, 77. l'atmosfera. Potrebbe essere l'ultimo eremita della storia. No, ce ne sono ancora in realtà. No, ma a queste temperature penso poi. Sai, gli eremiti oggi ci sono, ma alla fine stanno nelle baite. Ma questo stava in una grotta. Oppure stanno in Sardegna che ci sono altre temperature, Andri. Sì. Si sale. Beh, ma è già da eremiti qui, vedi? Sì. Guarda che roba. Ecco l'Andri. Oddio, ragazzi. Sono venute anche le cose sue. Ci sono anche le cose sue. No, beh, allora è diverso. Bisogna portare rispetto qua. Sento di entrare in casa di qualcuno. Ah, c'è la foto, guarda. Pazzesco. Queste sono le sue scarpe. Adesso ci prepariamo con la luce, poi prendo la Sony perché ci aspettavamo una grotta. Alla fine questo è un museo, ragazzi, perché ci sono degli oggetti suoi, le suole delle scarpe, avete visto la fotografia, le pentole, e qua dentro sembra di intravedere un tavolo e è buio. Adesso prendiamo la luce e andiamo a vedercelo per bene. Togliamo il filtro. Ok, pronti? Andiamo a scoprirla insieme? Oh mamma mia, ma è bassissima! Lui è dove dormiva? Sdraiato per terra praticamente. Ma questa cosa è impressionante davvero, pensare che una persona fino al 1977, praticamente in epoca moderna, abbia vissuto qui dentro. Questa probabilmente è una grotta che già in epoca preistorica veniva utilizzata, sapendo com'è la storia. Che impressione! Mamma mia! Mamma mia, che paura! Questo non l'avevo visto, mi sono visto questi piedi d'un tratto, ho detto che c'è qua? Ciao Franz. Scusa, dovresti venire a vedere. Sì, volevo anche sottolineare una cosa. È impressionante cosa hanno fatto qua. Perché devo... Guardati intorno, là probabilmente accendeva il fuoco, vedi? sì. Qua ci stava seduto e mangiava, e se ti giri, pronta? Sì. Guarda. No. Che impressione. Questa è il giaciglio dove dormiva. Sì. Cortece, aghi di pino.
Comunque si mantiene la temperatura qua dentro. Hai sentito com'è? Si sta Più bene. caldo qua. Fuori è freddo adesso, Ma infatti devo fare una specifica perché ho letto delle cose sulla sua vita qua fuori. Ah, siediti qua, lì. Ah, le dico qua dentro al buio? Sì, ti illumino, sei illuminata. Ok. Praticamente prima ho detto che è morto nel 1977, infatti, però in una casa di riposo, quindi gli ultimi anni non li ha fatti qua. Lui ha trovato casa dopo la seconda guerra mondiale in questa grotta. In questa grotta ci stava in estate, mentre in inverno chiedeva aiuto ai contadini, praticamente lo ospitavano, e viveva proprio vendendo i funghi. Lui trovava i funghi e poi li vendeva. Ogni tanto andava anche a Malgatuf, ma spaventava i bambini perché era sempre tutto sporco, non si lavava, i bambini si spaventavano. Veramente un personaggio questo, E leggere queste storie, mamma, non so, sono affascinanti veramente. E pensare che lui adesso dormiva lì, si accendeva il fuoco lì, e adesso comunque capisco meglio, no, che stava qui in estate, perché dove andavo, madonna, qua in inverno è tanto freddo. Ah sì, no, non è detto che non ci passasse dei momenti anche d'inverno. Può perché essere, sì. Questi Comunque, personaggi, secondo me, guardate come è tutto annerito dal... Sì, vabbè, ma questa è sia umidità che ha rappreso la cenere, vedi? È umidità perché qua è umido, ma questa è tutta cenere, è fumo, carbone. Vedi? È tutta nera perché qua proprio è stata annerita dal fuoco, guarda anche il soffitto. Cioè si vede che è proprio stata utilizzata. tanti anni. È morto cosa? 79 anni. 79 ne aveva? Sì, Ah, gli beh. ultimi anni pensa che insomma non era qui, però insomma ci ha vissuto tanto. Sai che sorpresa, a me mi affascinano queste storie, questi Anche a me, posti, tantissimo. queste cose. Questi personaggi, no? Adesso che vivono a facciamo modo 2 o 3 loro. immagini per voi ragazzi. Vediamo il suo panorama com'era, andiamo a vedere l'acqua che scorre. Bellissimo. Qua prendeva l'acqua, magari ogni tanto si lavava. Alla fine era il destino ritornare a Malgatuf. Perché ci è piaciuta troppo. Non volevo più venire via, era No. destino. Abbiamo colto l'occasione appena abbiamo visto che c'era un anello che riportava lì. Siamo arrivati, dai. Che bello. Dobbiamo tornare qua ragazzi per forza perché è troppo Però bello. da qua vedi non c'era lì comunque l'indicazione della grotta dell'eremita. No. Quindi Ecco perché non l'ho vista, perché avevo visto Umes. no, ma qua sembrava un campo da golf, da quanto è perfetto. Davidone, siamo tornati nella tua malga. Ora ci prendiamo da bere qualcosa e brindiamo a te e alla Elena, così almeno dai, riportiamo qua un po' il vostro ricordo. Vi teniamo caldo il posto, diciamo così, per quando tornerete anche voi. Vi aspettiamo a camminare, mi raccomando. Ecco Davide, Elena, dovete andare giù di lì e andate a vedere questa grotta dell'eremita, ne vale la pena vederla dal vivo, se non l'avete già vista. Sambuco? Che bella! Assaggio anch'io, E la cioccolata calda, per l'uomo. Prego. Grazie. Sofia che deve essere calda. Mamma che bella! Ah, sì. No, questa va fatta vedere ragazzi perché è bellissima. La Susa ha scelto da Dio. La Susa ha scelto da io, non pensavo, ma ha fregato. Ah, io t'ho fregato. Io ho dovuto scegliere la Lampo perché è arrivato subito. A Mauro Lampo, ma guarda che pezzettoni! Bellissima la mia zuppa, Ande. E te la mangio io? Ma qua sono bravi, Sefa, da mangiare. No, come ci sta? Perché La finisco io. No, ordinane anche tu una, no? Ma ormai ho preso la cioccolata. Vabbè, dai. Puoi mangiare la mia un po'. Lasciamene un cucchiaio, però. Squisita. E questa, che beve sempre Andre, ma la scelta la Susa, è acqua e sambuco, che ricordo che disseta un casino, è buonissimo. Sì, buono, ci sta. Mm. Sa di sapone. Torna. Guardate bella la Susa quando mangia, contenta che è?
Sambuco che buono. Cioccolata pensavo da insalata. Questo è tipo un cappuccino. Non andremo più via da questo posto, Susa. No, è difficile lasciarlo. Si sta troppo bene qua. Andiamo giù per una strada diversa da quella di stamani. Alla fine abbiamo fatto un 8 anche oggi. Hai visto? Siamo abbonati agli 8. Porta fortuna all'infinito. Infinito. Bene ragazzi, noi direi che siamo arrivati alla fine del nostro video, perché il laghetto giù l'avete già visto e da qui vi salutiamo da questo posto qua incredibile. Però restate lì un attimo perché devo ricordarvi i prezzi dell'hotel chalet con i green chalet che ci ha ospitato in questa bellissima avventura. Allora pensate un po', in bassa stagione ci sono offerte che partono da 150 euro a testa con la mezza pensione compresa, con una colazione assurda e con una cena altrettanto assurda. Fate conto che io qua non ho mangiato niente perché so cosa mi aspetta stasera. E avete quel po' di esperienza là, quello chalet là, però chiamate perché sono offerte di bassa stagione, poi dopo i prezzi, come immaginate, possono aumentare tantissimo in alta stagione, quindi chiamate sempre per sapere se ci sono offerte particolari in base al periodo. È un'esperienza fantastica, organizzatevi per farla perché qua siete in un posto che è incredibile. Uscite fuori, vedete, avete visto cosa c'è, e poi essere coccolati lì in quel modo non andreste più via. Che dire, è stata un'esperienza bellissima, ci siamo innamorati di Siusi allo Sciliar, ma non avevamo dubbi su questo, e quindi vi consigliamo veramente di fare un'escursione da queste parti perché merita, e dell'hotel veramente si mangia da Dio ragazzi, quindi sì, ve bravi. lo consigliamo. Veramente la cucina, punti molto a favore sulla cucina 5 stelle. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando continuate a seguirci sul canale André Susa. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! E intanto, visto che ancora abbiamo un po' di gambette, ci facciamo il giro del lago che avete visto stamattina. Non andiamo più via! Restiamo qua, Susa! No, qualsiasi scusa pur di non finire questa giornata. Just like we're addicts, I kinda like it like that. You never ask me if I'm happy or sad. Per gli amanti delle cartine geografiche come la Susa e delle statistiche, allora siamo qua a 10 km e 500 metri e abbiamo finito il giro. E questo è il riepilogo ragazzi. Siamo partiti da qua dove siamo adesso, numero 1, siamo andati su, prima malga che avete visto bellissima, poi siamo andati su per l'1 alto, 1A, e siamo arrivati alla seconda malga, dopo siamo tornati giù per l'8, la strada di Bosco, Tornantone, e abbiamo preso questa deviazione per l'8B e qui c'era la caverna dell'eremita, vedete questa linguetta. Siamo tornati giù e siamo tornati alla malga dove abbiamo preso la cioccolata e poi siamo tornati per l'1B, quindi questo percorso qua bellissimo. Ci siamo fermati un po', abbiamo indugiato al secondo lago e poi siamo tornati qui al primo lago, quindi alla fine un bel 8 anche oggi.